Questa è la strada che porta verso Rocca di Papa, che si trova laggiù. Siamo a circa 25 km da Roma, nei Castelli Romani. E questo è un posto che per il movimento dei focolari è diventato famoso perché è qui che ha sede il Centro Internazionale del Movimento dei Focolari. Il terreno è abbastanza grande, 3 ettari, parte di un'eredità che Enzo Fondi, uno dei primi focolarini, aveva ricevuto. I lavori qui sono iniziati nel 61 e già nel 63 il centro internazionale era in azione, era aperto, accoglieva i primi incontri internazionali, addirittura con traduzioni. Oggi questo è il cuore del governo del Movimento dei Focolari ed è anche il luogo dove si trovano i numerosi centri a sostegno della vita nei focolari del mondo. Ed è qui che il 19 maggio 2026 si è riunita la nuova squadra di governo insieme alla Presidente e al Co-Presidente, i nuovi consiglieri eletti durante l'Assemblea Generale di marzo. Alcuni erano già qui in presenza, altri si sono collegati, ma tutti molto gioiosi di iniziare questo nuovo cammino insieme. Ci sono i passaggi di consegne tra i consiglieri uscenti e i nuovi consiglieri. Andiamo a vedere chi troviamo. Vedete, qui ci sono un sacco di scatoloni, è tutto un po' in trasformazione. Bussiamo. È permesso? Buongiorno! State bene? Questi anni, questo servizio qua per me è stato, per noi, penso è stata un'esperienza di corpo, di famiglia, prima di tutto. Dove sei diretta adesso, Vittoria? Prima sono stata in Africa, dunque il mio cuore torna in Africa. Concretamente sto tornando in Brasile e vado a Brasilia. Chiara, che cosa consegni nelle mani di questi nuovi consiglieri di questo servizio? Soprattutto puntare ai rapporti. E il rapporto con Dio e il rapporto con chi ci sta accanto. E qui ce ne sono tante di persone di tutte le nazionalità, quindi è un'occasione unica. E questo direi. In tutti questi anni, qual è stata la prima cosa che tu hai fatto ogni mattina? Devo essere onesto, la prima cosa è prendere il caffè. Però essendo impegnato nell'aspetto della vita spirituale e della preghiera qui per l'opera, sicuramente la preghiera ha preso un'importanza maggiore anche all'inizio della giornata. E dove andrai? Io vado nel Focolare di Montreal, in Canada. E io sono stata tanti anni nella mia vita focolarina all'estero. Adesso torno nella zona Italia, a Torino. Oh, ciao Francisco! Che fai, il mate? Cosa porti via da questi anni? Tanti insegnamenti, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dei rapporti, e la felicità sta in aver percorso una strada, un tratto di strada, e permettere ad altri di continuare a percorrerla. E io continuerò a percorrerla in altri posti. Sai già dove andrai? La città dove abiterò è Buenos Aires, in Argentina, però la nostra zona è il Cono Sud, quindi comprende anche l'Uruguay dove io sono nato. Ciao Kumiko! Oh, Maria Grazia, ciao! Senti, ma sei in partenza? Sì, sono in partenza per il Giappone. Ma starai in Giappone o cambierai zona? E passo in Giappone per la mia famiglia, poi vado in Corea. Mi porto nelle mie valigie, l'unità costruita qui, sperimentata in modo così profondo. Unità nella diversità, nella varietà che veramente ho vissuto. Questo luogo ha il sapore del mondo, qui si incontrano volti, si incontrano storie, si condivide la vita. Abbiamo conosciuto alcuni dei consiglieri in uscita e nella prossima puntata conosceremo alcuni dei nuovi eletti. Questo è WhatsApp, un format che accorcia le distanze e ci fa sempre più famiglia. Se io rimango in quella radice, non mi separo da nessuno.